Vediamo ora come si procede all'installazione di Easy Sell On. Allora, innanzitutto una volta attivato il proprio negozio, basta andare nel proprio PrestaShop in parametri avanzati e selezionare Web Service. Se il Web Service è già attivo, troverete eventualmente già la possibilità di inserire una chiave. In questo caso il Web Service non è attivo, quindi attiviamo il Web Service attraverso queste due spunte. Successivamente all'attivazione vado ad aggiungere una nuova chiave, ok? Allora chiamo la nuova chiave come voglio, nel mio caso la chiamo sempre Easy Sell On, genero una nuova chiave, abilito tutti i permessi. Una volta abilitati tutti i permessi, potrò creare la mia chiave. In questo caso sono un bel po' perché, essendo un multistore pure questo, ok, una volta abilitato tutto questo, copio la chiave, faccio salva, ora vado nel mio pannello Easy Sell On, creo un nuovo negozio, lo chiamo come voglio, per esempio in questo caso lo chiamo Cupertino, shop, do l'URL del negozio, eventualmente, scrivo una breve descrizione, abbigliamento. Fatto questo, aggiungo il mio negozio, ora me lo troverò immediatamente, ci clicco sopra, nelle impostazioni vado a selezionare il mio URL, ovviamente questo essendo in un URL mettiamo anche l'URL shop, abbiamo fatto un caso un pochino più complesso. Dopodiché da qui imposto le mie API, che in questo caso sono queste, questo è l'indirizzo API, che recupero sempre dalla schermata del web service, e questo invece è la mia chiave. Ok? Dopodiché posso impostare le dimensioni eventualmente delle immagini, andando a design e prendendo impostazioni immagini, posso scegliere già le mie immagini come sono predefinite. Per esempio in questo negozio la large default è 600x900, quindi 600 è la larghezza, vado a impostare la larghezza 600 e 900 l'altezza. Questo mi permetterà di avere già predefinito una modifica di dimensione d'immagine. Salvo le modifiche, ovviamente avviene il salvataggio, dopodiché faccio un test di connessione per verificare se le API sono valide ed è funzionante, mi accetta anche le API, sincronizzo le lingue affinché vengano sincronizzate gli ID del negozio con quelle attuali, dopodiché salvo le modifiche. Ora il mio negozio è pronto per lavorare con creazione o altro o modifica dei vari prodotti.